Ok. Con chi sei? Con lui. Chi è lui? Lui è l'amante, no? Il Amante. mio, sì, la chiamiamo così, così ci capiamo. Tu sei a destra o a sinistra? O avanti, indietro? A destra, Ok, tu sei verso la spiaggia o verso il mare? verso il mare. L'acqua tocca i tuoi piedi? Ogni, Mm, ogni tanto? ogni tanto, sì. E mi rimane impresso il disegno con le conchiglie, Cosa rappresenta questo disegno? cuore, che ho anche adesso vicino. Comunque era vero, era stato disegnato un cuore. Dove sei? In che A posto? Caorle, Mm? Caorle, Venezia. Caorla. Ok. È un ricordo bello? Sì? Quando si è svolto questo fatto? Paio di anni fa, forse qualcosa di più. Vai avanti in questo ricordo che può anche avere dei tratti che non sono avvenuti, dei fatti, dei tratti, delle cose dette che non sono avvenute. Non è... Ok, vedo che continuiamo la passeggiata fino alla chiesa, non me lo ricordo se in quell'occasione l'abbiamo fatto e andiamo da un'altra, addentriamo in un'altra parte di spiaggia perché a Caorla è divisa in due la spiaggia e continuiamo verso la parte un po' più selvaggia Mhm. fino ad arrivare a degli scogli che delimitano la foce del fiume Tagliamento. Ok, E che molto bene. succede? Che ci sediamo sui sassi, basta, ci teniamo per mano. Va bene. Dietro c'è l'acqua blu 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 con i pini. Non so perché ci sono dei pini. Comunque vedo degli alberi, ecco. Ci sono Eh, davvero? sì, sì, non sono proprio in quella parte lì, sono un po' più indietro, dove forse si arriva solo con la barca. Ok. Mm. Hai voglia di andare dove ci sono i pini? Con la barca però, Con la non so barca, sì. nuotare, non so nuotare. No, però puoi andarci con il pensiero, puoi essere già lì. Sì, sì, sì. Ok, sono lì, però, cioè, diciamo che quella parte lì che ho visto veramente con i pini è da un'altra parte, a Grado, che è sempre una località di mare, però è in Friuli. Succede così nei sogni che metti vicino dei posti che non Mhm. Stai c'entrano creando niente. il tuo posto ideale. Ah, ok. Ogni posto ha delle caratteristiche particolarmente belle e tu le stai unendo tutte di diversi posti. Mhm. Andiamo a mettere anche le altre cose che mi piacciono. Vedo anche un prato verde, Mhm. mi piace anche la montagna, quindi mi piace anche il verde. Benissimo. Puoi metterci tutto quello che vuoi. Puoi metterci le mucche di alta montagna Che che bello. mai starebbero con il coyote del deserto, per dire, e tu ce li metti insieme.
e mi era un Ok, esempio. Mhm. Puoi mettere delle cose che hai visto da bambina, che ti piacevano, degli animali che oggi non si vedono più, delle piante che non ci sono più perché sono morte. ok, va bene. Prova. Ma devo dirti, cosa Sì, vedo? certo. Le galline della nonna e il cane che ci piaceva tanto. E ci Benissimo. faceva le feste quando arrivavamo dalla nonna. E tanto non la pubblichiamo. Come si chiama lui? E Paolo, Paolo. Paolo dov'è? ma a dir la verità siamo sempre lì sui sassi, guardiamo il paesaggio, quello che ho creato, però Mhm. non siamo dentro nel paesaggio, lo stiamo guardando. Guardalo Paolo. Ok? Lui cosa fa? Mi guarda, Mhm. ok? Cosa gli vuoi dire? Se vorrebbe venire di là, Nel paesaggio. certo, Andateci. Cioè, lui cosa risponde? ok, ma proviamo per terra perché con la barca, Mhm. non so, ho detto proviamo da terra. Ma vedi Elisa, voi siete in una dimensione adesso in cui potete fare quello che volete, potete anche viaggiare volando. Ok. Infatti si sta creando una specie di sentiero percorribile, un po' accidentato, diciamo, però fattibile anche a piedi, ecco. Mentre prima, quando guardavo il posto, ho detto no, ma di là si arriva solo in barca. Mhm. Siete lì? Mm, Stiamo aprendo la strada, una stradina bianca, che non ho capito perché, e si aprono man mano i rovi. Non so come Mm. succede qualche volta nei film, se quando si aprono i Mhm. rovi Si aprono e cosa svelano? formano un arco e in fondo vedo il prato verde con le mucche. Le farfalle? Le api? Ma le mucche, sì, i fiori, tanti fiori colorati, come si vedono nei prati di montagna. Qualche farfalla. Paolo dov'è? Siamo, siamo sempre per mano, lì, alla fine del tunnel, specie di tunnel di rovi, diciamo. Va bene. Elisa, vai al ricordo dell'incontro con Paolo. Ok, ci sono. Vai lì. Devo, ok, Cosa vedi? Sì. sì, l'ho incontrato a una specie di festa di paese, davo una mano e anche lui era nell'organizzazione e si è affacciato a una finestra e mi ha salutato. Ciao. Da così, da niente. Da, ma magari ci conoscevamo di vista prima, Mhm. però per me è stato piuttosto sì, insolito, nel senso che non mi ricordavo di averlo visto prima.
E poi che succede? Ma questo ricordo, diciamo, questo flash finisce così. L'incontro all'inizio è stato così. Vabbè. Elisa, Mm. proviamoci. Vai, se c'è, a una vita precedente vissuta con Paolo. Triste, nel senso che, non so, comunque eravamo in una specie di, tipo nel Medioevo, mi viene l'immagine, sai, di quelle case un po' tipo capanne, con il fuoco fuori, e le pareti ricoperte comunque da pelli, però sì, non lo so se è un'immagine che ho già visto in un film, comunque c'è, diciamo, c'è anche lui vestito, forse anche prima del Medioevo, vestito un po' come gli uomini che cacciavano, un po' di pelle, un po' di stoffa, di stoffa povera, ecco. Mhm. E che succede? E io imbraccio un bambino, non mi ricordo, non riesco a vedere bene se lo sto allattando o meno, e arriva una persona vestita con abiti invece molto più nobili, che vuole il bambino. È tuo figlio? Sì, 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 sì. Mhm. E il figlio di te, Paolo? Sì? Sì, sì. Sì. Sai che ti sentivo meglio prima che toccassi? Ho toccato qualcosa? No, 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 no. E lei è un po' allontanato forse. Vabbè, chiudi gli occhi. Come si chiama Paolo in questa vita? Un nome con la Z, ma non riesco a... Ok. Mi viene Che Zola, Zola? Zolad. In che paese siete? Allora, un paese sicuramente che ha delle montagne, un nord Europa, che però non ho mai visto, ho visto, diciamo, solo, sì, non ho visitato, tipo Norvegia, Svezia, ma non posso dire c'è tanta acqua comunque, alberi grandi, tipo abeti, delle montagne sì, però verdi, non solo roccia. E c'è dell'acqua, un fiume. Tu come ti chiami in questa vita? Helen, mi viene Helen con la H davanti. Helen. Vai a un momento bello di questa vita, se c'è. Una passeggiata sempre però nei prati con tanti fiori colorati, di tutti i colori come si trovano d'estate in montagna, viola, gialli, bianchi, tutti di forme e colori diversi,
che però stanno benissimo assieme, come solo la natura riesce a fare. E noi apriamo, camminiamo in quest'erba alta, piena di fiori, mano nella mano, vestiti malissimo, ma quella era la nostra condizione. Beh, se vogliamo, una condizione molto simile a quella di oggi, ideale, dove tu cammini in un prato pieno di fiori, no? Sì. Vai in quella vita al momento peggiore. Quando mi portano via il bambino. Paolo Zolad è lì, Sì, presente, non interviene. come dice non ho armi, l'uomo invece è armato e anche ci sono altri uomini che lo scortano. E poi che succede? Il figlio viene preso da qualcuno? Sì, da questa specie di cavaliere e lo portano via insieme con la scorta. Mm. Come prosegue la relazione con Zolad? Se prosegue. Io vedo solo un abbraccio lungo e poi di nuovo la passeggiata, che non so se è sempre quella di prima o se è un'altra, sempre io e lui. Va bene. Prima questo lungo abbraccio. Elisa, vai adesso, disconnettiti da questa immagine, vai alla causa esoterica. Io ti faccio solo questa domanda, tu dimmi semplicemente che cosa vedi. Vai alla causa esoterica del mancato superamento del concorso. Non era quello che volevo, fondamentalmente. Il concorso non era quello che volevi. Non il tipo di lavoro, forse. Mhm. Infatti ho scelto una busta che era rimasta lì come se fosse stata scartata Mhm. dagli altri, con le domande. Bene. Chiama la tua anima, la tua parte più profonda, e chiedile perché ha scelto quella busta. Perché lo sai che non era quello che volevi. Questo è quello che ti dice. Dice tu sei più, cioè, ti piace di più stare a contatto con la natura, avere il tempo di farlo. Con un lavoro del genere magari non riusciresti a farlo. Ok, Elisa, chiama, se ci sono, se le vedi, le interferenze eteriche che ti riguardano.
Cioè, vedo come degli insetti, Mm. tipo dei calabroni, non so, sì, delle api nere praticamente, che mi girano sulla testa, mi fanno tipo un cerchio nero Mhm. e ah, c'è tanto fumo nero sulla testa. Invece della corona di fiori mi fanno questa corona di fumo nero. E questo vedo e basta. Altre? Ce ne sono. Mm, mm. No, ma sono più fobie, paure degli insetti, delle cose che strisciano, tipo un serpente che mi si avvicina, mi guarda. Come si Basta. chiama il serpente? Mi viene Moloch, ma così, Mm. Mhm. Gli insetti quanti sono? 8. Chi è il capo? Uno un po' più grosso che ha in mano un tridente nero e con questo ha come se spingesse gli altri per continuare a fare questo giro, a produrre il fumo, eh, Una sorta di spronare. corona di fumo? Sì, 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 Buona. fatta di insetti. Intorno alla testa. Sì, sopra. Questo capo come si chiama, questo col tridente? Devo chiederglielo? Mhm. Mi fa paura un po'. Lo sai, puoi anche chiederglielo se vuoi, ma in realtà lo sai. Aran, Aran. sì, Ok. Le tue entità eteriche quindi sono Aran. Aran, 7 sottoposti che non ci interessano, e il serpente Moloch. Sì. Basta? Non riesco a vedere altro, non vedo altro. Comunque cioè, questa sulla testa e il serpente ai piedi, quindi è come se fossi bloccata. Ah, ok, testa e piedi. Sì, ok. Bene. È probabile, non certo, ma molto probabile, che Moloch e Aran abbiano fatto mettere degli impianti eterici nel tuo corpo. Vuoi verificarlo? Eterici non fisici. Non fisici, sì. Beh, c'è questa sulla testa vedo come una specie di coroncina luminosa, sempre all'esterno della testa, della scatola cranica, insomma, comunque al di fuori del corpo fisico, che gira tipo, non so come dirti, tipo gli anelli di Giove, sì, di Saturno, no, di Saturno. Mhm. Sì, tipo una cosa luminosa, una barretta luminosa. Poi è la stessa cosa, un po' tipo anche una catena a forma di cerchio che delimita lo spazio e a guardia come se fosse il chiavistello, diciamo, no, il chiavistello, il lucchetto, c'è il modo. Basta. Fai questo, Elisa. Controlla
Guarda il tuo corpo energetico da fuori. Immaginati stesa, in piedi, seduta, intenta a dormire, guardare la televisione, quello che vuoi. È sempre però a forma di cerchio a livello delle mani quando sto in piedi, come se ci fosse appunto una cosa un po' più stretta sui piedi, più larga sui fianchi e le mani e sempre a livello di cerchio e abbastanza luminescente, mentre quella dei piedi è proprio una catena che mi gira, ma è la forma a cerchio sotto, ecco. È come se fosse la catena appoggiata per terra, non in sospensione come i cerchi. È così che ti vedi? Mm. Ok, guarda il tuo corpo emozionale. Siamo fatti di emozioni. Ma io adesso non so, vedo, boh, non so se è una rimasta l'impressione, vedo che al posto del mio cuore c'è il cuore che mi ha donato Vadim. Sì, che mi ha donato, che ha fatto per me, ha creato Vadim. Cioè non c'è il cuore, quello mio, c'è questo cuore blu che però pulsa. E che fa questo cuore? Pulsa, cioè va avanti e indietro. Dove si trova questo cuore? Ehm, Adesso lo vedo che è appoggiato sopra il cuore fisico e quindi va avanti e indietro come se quando fa il movimento il cuore lo porta avanti e indietro, come se fosse applicato sopra. Dove lo vuoi mettere questo cuore? Quello blu Mhm. al centro, sullo sterno. E che sensazione ti dà? Oddio. Adesso non mi dà fastidio però. L'ho messo lì ma mi dà fastidio. Lo sento come un po' pesante. Toglilo da lì allora. Ok? Sulla fronte. Ok, meglio. Bene. Sì, mi piace lì. Vedi, Elisa, della rabbia nel tuo corpo emozionale? Rossa? Mhm. Sì, nel stomaco, a livello dello stomaco. Nello stomaco. Della tristezza? Nella gola. Ha un colore? Grigio nero. Della bassa autostima? Eh, A livello dei genitali, giallina. Delle altre energie a bassa frequenza, quelle che non ti piacciono? Aggressività dalla parte destra, spalla, braccio, mano. Mm, colore mm,
sempre sul rosso, più aranciato però. Mm. Basta, o altro. No. Va bene, adesso facciamo una cosa sulle tue emozioni, però prima chiamiamo soltanto ad assistere, se vogliono, alla tua sessione 2 persone, 3 persone. Vabbè, una è Paolo, ma l'abbiamo già chiamato. Quindi 2 persone, tua sorella e la tua titolare. Ok. Eh, posso dirti? Sì? Cioè io, sì, Paolo e mia sorella ci sono. La mia titolare dice no, 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 non sono cose che mi interessano. Si gira e se ne va. Ok, tu chiamala lo stesso come Sì, idea, come immagine per te, perché la tua sì, titolare incide nella tua vita. ok. Ci sono? Sì, è come se fosse una foto. Ok, la foto dov'è rispetto a te? Davanti, dietro, destra, sinistra? A destra. E tua sorella? Mm, davanti a sinistra, vicina, vicina a Paolo, sempre sulla sinistra, quasi davanti a sinistra. Benissimo. Posso dirti? Mm? Li vedo che si tengono per mano, Paolo e mia sorella, mentre la mia titolare è come se fosse tipo, non so, un cameo. Non so, mi viene così. Un cameo, un Un'immagine, gioiello. sì, un'immagine fissa così, è un ritratto antico più che un cameo. Ok. Prima mi hai parlato di emozioni a bassa frequenza. Normalmente, forse se hai visto alcune mie sessioni, sai che le faccio raccogliere, togliere e buttare in un portale. Mm? Lo possiamo fare anche stavolta se vuoi, però io ho un'idea migliore. Mm. Siccome tu hai aperto le danze di questa tua sessione con delle immagini molto belle, che evidentemente ti danno i prati, i fiori, il mare, un bel ricordo. Quelle sensazioni che avevi in quelle situazioni sono serenità, gioia, nessun pensiero, idillio, Mhm. sono presenti in te, magari un po' schiacciate dalle emozioni a bassa frequenza. Bene, accendi queste emozioni, trasformale da piccole fiamme quali sono in centrali nucleari. Devono esplodere dentro di te fino a scacciare, spurgare dal tuo corpo, permettimi la parola, queste emozioni a bassa frequenza, la bassa autostima, la rabbia, la tristezza, il senso di solitudine. Devono scalzarle via queste emozioni di bellezza, di serenità, di perfetto accostamento di colori, il giallo e il viola, colori complementari, la perfezione della natura. Sta diventando tutto molto luminoso. Luminoso di luce, ma non ha un colore, luce. Il tuo corpo,
sta Ma per diventando così. adesso vedo come questa luce che mi si para davanti, e pian piano, come piano, sta pulendo un po' queste emozioni, come se ci fosse, non so, un getto di luce che ha anche un effetto pulente, spazzante. E adesso sì, anche il corpo, cioè il corpo di luce lo vedo tutto come dorato. Ti piace? Sì. Dammi un numero, una frequenza a cui stai adesso. Ma che domande difficili. Mi No, viene 3-5, però non so, vedo degli zeri dopo, ma non riesco a contarli. 2, va 3, bene. 5. 3,5, 35 più zeri. 2, 3, 5 più 2, 3, zeri. 5. Ok. E prima all'inizio della sessione quanto eri? 100. Benissimo. Quindi è servito, si è aumentata. Mhm. Torniamo ad Aran che ti faceva tanto paura. L'insetto, non meglio Mm, specificato, che faceva il cirotondo sulla tua testa. sì. Ti fa paura ancora come prima? No, mi fa ridere. Ti fa ridere? È ridicolo? Sì, perché sembra un po' il grillo parlante della favola di Alice adesso. Ed è lì impaurito, dice, adesso cosa faccio? Me Ok. ne vado. Che cosa ti insegna questa cosa? Che vabbè, certamente le frequenze determinano la visione, no? La qualità della visione, ma in fondo, cosa ti insegna, Elisa? Cosa senti rispetto ad Aran? Che ci si deve impegnare appunto. Ok, però prima, Affrontare le paure, voglio dire, sì, sì, non è, prima mi faceva paura perché non sapevo come affrontarlo, forse. diciamo che prima avevi paura perché pensavi che lui fosse il capo Esatto, della situazione. Adesso ti fa ridere e questo ti dovrebbe far capire chi è il capo. perché il capo sono io. Esatto, ma adesso lo hai visto davvero, non l'hai visto solo nelle sessioni degli altri, Cosa? che tu sei il L'insetto? capo, che tu sei il Ah, capo. no, me gli ho riso in faccia, mi viene da ridergli in faccia, non so se è questo, è come se lo potessi soffiare via, così. Esatto, ma tu sei talmente il capo che puoi anche moltiplicarlo, che puoi anche mettere la testa in giù, che puoi anche trasformarlo in una colomba bianca, che puoi trasformarlo in un mostro ancora più brutto. Quindi come lo moltiplico? Moltiplico il mio problema, lo aumento. Hai capito che non è un problema. Puoi mettere la testa in giù, ridicolizzarlo. Nel Cioè, nostro linguaggio chi si mette a testa in giù è lo scaccomatto, no? È il re negli scacchi, è Mussolini in Piazzale Loreto a Milano, dopo che è stato mhm. deposto, è il nemico vinto. Puoi ridicolizzarlo, vestirlo da gran dama del Settecento con gonne e merletti. Ok? Puoi truccarlo da prostituta. Non so, mi stanno vedendo in mente. Puoi trasformarlo in personaggio dei cartoni animati. Sì, ecco, quello mi è venuto la prima volta, diciamo, sto grillo parlante che è diventato verde con questo cilindro, però impaurito, come per dire, ok, ho capito chi sei. Stesso trattamento al serpente, Moloch, e stesse considerazioni. Ti fa paura? C'è ancora?
Sì, c'è ancora, ma faccio così col dito e si liquefà, diventa una cosa dorata, un liquido dorato, Mhm. come a macchia. Fai ancora così col dito, trasformalo in quello che ti viene in mente. Una campanella dorata, però un fiore Fiore. Ah. campanello dorato, Mhm. col capo chino, bello però luminoso, fatto del metallo sciolto. E lui come si presenta a te? Spavaldo? Moloch, Mhm. adesso che è un fiore? Mhm. No, no, col capo chino. Cioè, Ah. non so se sai com'è fatta la Sì, campanella. sì, 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 sì. A testa in giù. sì, Quindi si prostra ai tuoi piedi. esatto. Bene. Chiama di nuovo la tua capa titolare. Mm. Puoi chiamarne l'immagine, puoi chiamare lei direttamente. Dimmi Non come la viene vedi. l'immagine, viene il quadro che ho visto prima presente. È uguale a prima? Mm, guardandolo meglio, adesso vedo che ha come gli occhi aperti spaventati. Non so, sembra a forma di un po' di cartone animato. Quando aprono gli occhi spalancano e fanno "oh" con la bocca. Però l'immagine è ferma, è come se fosse stata scattata un'altra fotografia, però con questa espressione. Ok, ti fa ridere questa cosa? Sì. Sì. Perché non ti fa più paura, no, ma non ti dà più preoccupazione. Sì, cioè nel senso cioè, capisco che comunque cioè, sono al suo pari e lei ha visto che so fare delle cose Mm, mm, belle. mm. Beh, Potrebbe. probabilmente, visto che sei qui oggi e che stai facendo un lavoro su di te, non sei su pari, sei molto più in alto. Tuttavia, lei è la titolare, quindi hai il tuo ruolo, Mhm. Eh? giusto? Sì, certo, sì, sì, sì. Ok. Sei sempre a 235 come vibrazione. 255. Benissimo. Benissimo. Elisa, chiama tuo padre. Papà. Ok. Il suo ricordo. Ok. E anche qui mi viene un po' come se fosse una fotografia in cui lui ride. Ok. Emozione. Eh sì. Ma lui ride. Sì, E col lavoro di tua sorella è in un posto meraviglioso. lo so. Questo non lo diciamo mai, ma è una grande opportunità che voi date ai vostri cari. Perché lì loro, tanto tu guarda quello che succede davanti ai tuoi occhi, mentre io parlo, Mhm. sono anima pura e comprendono tutto. Non c'è più nessuna confusione, nessun inganno, nessun sistema di credenze. Era, non so, un uomo attaccato al lavoro, non gliene frega più niente del lavoro, era molto religioso, capisce che la religione è un inganno, era devoto ai figli in maniera esagerata o non lo era per niente e capisce che era un gioco dove c'era quel ruolo e dove
si faceva il gioco in base a quel ruolo deciso. Ok. Tu sei sicuramente stata sua figlia in questo gioco, questo è importante assolutamente, però siete entrambi due anime e poi a scavando probabilmente tu sei stata anche il padre di lui in altri giri, o madre, o sorella, o amico, o cugino, o datore di lavoro e lavoratore. Questo non toglie importanza a questa esperienza che avete avuto, ma rende tutto molto più chiaro. Gli vuoi dire qualcosa? No, che sono contenta di vederlo felice e lo saluto. E lui ti vuole dire qualcosa? Ah, non lo so, mi saluta, mi dice stai bene. Ha sempre questo bellissimo sorriso. Ma se vuoi lasciare andare le emozioni puoi farlo, eh. Ah, lo vedo troppo felice, troppo bello. E lo saluto. È come l'immagine adesso si sta un po' scolorendo. Mhm. Ti sta Rimane salutando sì, e si sta allontanando. Ok. sì. Molto bello questo momento. Nuove vibrazioni. Boh, mi viene 3, 2, 5, un po' bagnata su. Va Ok, bene. 3, 2, 5. Bene, con queste emozioni mettiti di fronte a tua sorella. Sì, ok. Mi prendo tutte e due le mani, Mm. ci sorridiamo, e lei ha il sorriso del papà. Cioè, lo ha in questo momento o lo ha davvero? Ma un po' davvero, in questo momento di più, perché comunque mi sorride. Mm. Anche qui ci sono tante vite insieme, Sì, tanti ruoli. Se vogliamo, è lei che ti ha indirizzato in questa avventura. certo, certo. Lei è perfetta? No. Tu sei perfetta? No. Io sono perfetto? No. No? Perché qua non vige la perfezione, l'utopia, qui vige l'imperfezione che porta alla comprensione di alcuni fatti. Le prendi le mani e E, tipo quando ti prendi le mani di fronte, così, e le stringi forte, come un gesto un po' di intesa, tipo quando anche le shaker, adesso mi viene da dire, cioè gli dai un colpo come per suggellare un patto. ah, ma la stai guardando negli occhi? Sì, Come sono i suoi occhi? luminosi, con le pagliuzze. Cosa le vuoi dire? Ti voglio bene. E lei cosa ti risponde? Tanto tanto, tanto tanto anch'io. Glielo dirai alla fine di questa sessione, davvero. Certo. Gliela farai vedere questa sessione? Questo non si sa. Sì. Ah, dai, sì, alla fine. Ma tanto lei comunque.
è al corrente. No, sono tutta un pianto. Ok, Elisa, se ti dicessi, vabbè, saluta tua sorella, che comunque resta lì con te, vicino Ah, ovvio. in questa sessione, se ti chiedessi di vedere se ci sono delle entità mentali nel tuo corpo mentale che interferiscono, diciamo, con te. No, ma mi viene da ridere perché mi viene il martello con un chiodo grande, tipo quelli dei falegnami di una volta, è il martello che mi batte tum 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 dentro nel cervello, non so se è Mhm, giusta come immagine, ma a me viene mhm. quello. Ottima, sì, sì, sì. E in cosa consiste questa entità mentale? Che quando mi fisso su un pensiero purtroppo è difficile scardinarmi. Fammi un esempio. O quando, non so, mi fisso, ecco per esempio mi ero fissata che mi andava male la prova orale del concorso e probabilmente l'ho creato, ho creato la situazione. Quando ti succedono delle cose spiacevoli, tu più ci pensi e io alla fine le creo. Mm. Anche questa è un'entità mentale, creazione di Elisa. Mm. Non è arrivata per posta, l'hai creata tu. Mhm. Ce ne sono altre? Ma ma non so se c'è, vedo un paio di occhiali con le lenti nere nere, tipo quelli di Matrix. Mhm. Ride, viene da ridere anche a me. Così, quelli proprio che rimangono E tutti sugli occhi e che non mi fa vedere, non so, vedo che mi dà fastidio. cerca di renderti cieca, diciamo. Esatto. Sono gli occhiali dei ciechi, dei non vedenti. Mm? Sì. Quindi siamo a due. Poi? Come una corda dietro nella cervicale che mi tira. Non so se riesco a farmi capire un cappio, come quello che si usa per impiccare le persone, che fosse appeso a una vertebra, a un chiodo, così, e ogni tanto vedo che c'è qualcuno che tira la corda e cioè, faccio con la testa, faccio di sì. Quindi perennemente assertiva, dici sempre di sì, Sì, accondiscendente. ecco. Ok, Mm, queste tre entità mentali ti piacciono? no, Beh, le, le cose che non ci piacciono le buttiamo. sì. Le vuoi buttare? Mhm. Sei sicuro? E Mm? sì, cosa faccio? Mi Apri viene un... da dire un buco, lì Benissimo, ho il portice che risucchia tutto. bravissima, ottimo. Apri un buco, le butti Ok? dentro. Le butti dentro e prima di chiudere il buco sappi che se chiudi il buco non tornano più indietro, quindi le devi veramente abbandonare. A volte c'è un amore, odio, non solo un odio, verso la tendenza a dire sempre di sì, il non vedere anche
mm, i propri problemi, quindi gli occhiali di Matrix, e ci si culla, ci si crogiola nelle proprie fissazioni, che sai, no? Fanno parte un po' del nostro carattere. Sai, sono una fissata con queste cose, l'ordine, la polizia. Se le cose non sono così in negozio, io vado fuori di matto. Sai, sono fatta così, è il mio carattere, ci si fa belli. Eh sì, è così anche a volte. Quindi Mhm. prima di chiuderlo, pensalo bene, perché poi arriva una nuova Elisa, ed è quella. Queste stampelle non ci sono più. 3 stampelle. Tripode. Mm, ok. Lo chiudi o lo tieni aperto? Il chiodo che non vuole entrare. Aspetta, un attimo. Ok, è entrato. Posso chiudere? Chiudi. Yeah. Chiuso. Nuova frequenza. No, mi viene 852. No, non è Ottimo. possibile. Come ti senti? No, no, tutto è possibile. Come ti sente questo 852? Soddisfatta. Sei a 8 volte e mezza più dell'inizio, che eri a 100, Ok. più 2 di bonus. Ok. In realtà puoi alzarla ancora di più, con il semplice e puro intento, il miele della creazione, la parte più essenziale della creazione, l'intento. Ed è grazie all'intento che sei arrivata a 852. Con l'intento, passo a passo, hai eliminato uno dopo l'altro tutti i tuoi ostacoli. Vuoi una vibrazione a 1000? Ce l'hai, basta volerlo. Mhm. A quanto stai? A 1000 però un po' mi schiaccia. Va bene, allora 852 va bene. L'hai provata. Torna a quella confortevole. Sì. E la chiudiamo a? 859. Va bene. Apri un buco e ci metti Moloch, Aran e tutto quello che eventualmente non hai visto. Stai facendo posto a una nuova Elisa. Questi giocattoli non ti servono più. Chiudo. Chiudi. Ok. Ed infine, c'è sicuramente con la nuova Elisa un uomo nella sua vita. Un uomo stabile, esclusivo, presente, convivente. Lasciamo un punto di domanda. Ma sarà così? Sì, ma non vedo. Vedo, vedo come se ci fosse il punto di domanda iscritto in una porta, in una porta. Ottimo. Se questo è il momento, aprila. Se invece il senso di questa visione è che lo deciderai tu, dimmelo.
Per adesso il punto di domanda è sopra la maniglia, come se fosse... Ah, la maniglia punto di domanda, Sì, giusto? no, No. proprio se fosse la porta ad arco e il punto di domanda facesse una parte del percorso dell'arco e scendesse proprio sulla maniglia e non vedessi la maniglia, cioè la Mm. vedo in trasparenza. Bene, questo è un nuovo percorso. Secondo me, questo uomo, da come descrivi la situazione, non è quello di cui parlavamo all'inizio. Che dici? Cioè, affidati solo a questa visione in eterico, non a quello che ti aspetti, quello che desideri, quello che vuoi, con la ragione, con la mente. Diciamo, la tua anima ti mostra una porta col punto di domanda. C'è un Mhm. dubbio su chi sia. Sì. Basta, ci basta questo. Ci affidiamo al fatto che c'è un dubbio su chi sia. D'altronde la vecchia Elisa non c'è più. I vecchi Mhm. presupposti non ci sono più, le vecchie dinamiche non ci sono più, le vecchie emozioni a bassa frequenza non ci sono più, le entità eteriche e mentali non ci sono più. La vecchia vibrazione scarsina non c'è più, c'è una vibrazione che può arrivare a 10 volte tanto e sta tranquilla a 8 volte e mezzo tanto. Questo è il quadro della nuova Elisa. La nuova Elisa può comportare un nuovo compagno o nuove condizioni del vecchio compagno. Mm? Ecco perché è il punto di domanda. Sì. Te la interpreto così, ma è molto probabile che sia la direzione giusta, interpretativa giusta. Ok. Come ti senti? Mm. Luminosa, è come se fosse una lampadina con le emette i raggi così. Benissimo. Dovevo chiamarti Sole, non Elisa. Ok. Grazie. Elisa, abbiamo finito. Vuoi tornare? Sei pronta a tornare? Ah, si deve. Si deve? Vorresti rimanere qui, Si sta bene. ma starei bene anche dopo. Ok. Perfetto. Disconnettiti da tutto e tutti e preparati a tornare.